Prova. P. Ok, ci siamo. Ciao ragazzi, amici di Adixesto Games, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, ok, è un vlog. Oggi sono particolarmente arrabbiato, o forse triste, non riesco bene a inquadrare il mio stato d'animo in questo momento. Voglio parlarvi comunque di un problema che affligge YouTube Italia e non solo da un po' di mesi, ma che nell'ultimo periodo è davvero scoppiato. Di cosa sto parlando? Beh, degli abbonamenti. Ragazzi, gli abbonamenti, cosa sto vedendo su questa piattaforma nell'ultimo periodo? Delle cose davvero assurde. Ok, ora, prima di iniziare, non so come YouTube andrà a tollerare questo video, se me lo bloccherà, se me lo cancellerà, se mi invierà una segnalazione, uno strike, una denuncia, non lo so, ma io voglio comunque dire la mia personalissima opinione perché a me piace confidarmi con voi che mi seguite gratuitamente. Ok, detto questo, di cosa parliamo? Parliamo degli abbonamenti. E partendo dal principio, cosa sono? Per chi non lo sapesse, sono una nuova funzionalità di YouTube introdotta prima dell'estate, se non sbaglio, che permette a YouTuber con canali medio piccoli, medie dimensioni, cioè dai 10.000 iscritti in su, di abilitare questa funzionalità degli abbonamenti, una sorta di Netflix. Voi potete pagare una cifra a uno YouTuber, cifra che va dai 0,99 euro minimi fino ai 49,99 euro massimi, e a me quando vedo cifre decimali in questa maniera da pagare mi viene il sangue al cervello, ma questo comunque è un altro discorso tutto mio. Beh, comunque potete pagare questo YouTuber per accedere a contenuti speciali. Ora, mettiamo il caso che io abbia abilitato gli abbonamenti, no? Voi, pagandomi, potreste accedere ad esempio a delle icone, dei badge esclusivi da mettere a fianco al vostro nick quando commentate, oppure fino ad arrivare a video esclusivi per voi iscritti, a live esclusive e tanta altra roba che vanno a creare una distinzione tra utenti di serie A, quelli che possono permettersi di pagare un abbonamento, e utenti di serie B che non possono permettersi di pagare un abbonamento, o perché non vogliono, o perché non hanno disponibilità economica, o perché sono minorenni, quindi magari non hanno una carta di credito. A me seguono anche molti ragazzini, molti bambini, e quindi sono contento di parlare anche a loro nei miei video, però ovviamente capisco che loro non possono pagare un abbonamento perché non hanno la possibilità di accedere a un conto, a una carta di credito, o almeno non facilmente. Ok, quindi a me questa questione che si vada a creare una distinzione tra utenti buoni che pagano e utenti cattivi che non pagano mi sta veramente sul naso, per non dire altre cose volgari, nel rispetto di tutti quelli che seguono questo canale. Ok, quindi finché magari la distinzione minima, quindi dei badge, delle icone, cavolate simili, insomma a me non dà fastidio, ma ora sto vedendo YouTuber che creano davvero contenuti esclusivi solo per chi paga gli abbonamenti, e ovviamente se si vanno a creare contenuti esclusivi devono essere di qualità maggiore rispetto a quelli gratuiti. Quindi cosa succede? Succede che dei canali magari interessanti, belli, che seguivate, vanno a creare dei contenuti di scarsa qualità gratuiti per la massa, insomma, e i contenuti che prima erano gratuiti di maggiore qualità ora diventano a pagamento per chi può pagare fino ai 50, anzi 49,99 euro mensili. Dato che non tutti avete un canale YouTube e non potete accedere alle schede che indicano nel dettaglio come funziona l'abbonamento, ora ve l'andrò a leggere un po' sommariamente cosa dice YouTube in merito agli abbonamenti.
Proprio l'altro giorno ho visto addirittura uno youtuber abbastanza piccolo, all'incirca sui 30.000 iscritti, che ha realizzato un vlog in cui parlava degli abbonamenti con le lacrime agli occhi, chiedendo un po' di essere pagato perché andrà a fare contenuti esclusivi, eccetera, eccetera, che non cambierà niente. Questa cosa che si vadano a creare video esclusivi per pubblicizzare gli abbonamenti al proprio canale, credetemi, non è una cosa voluta, ma lo scopriremo tra qualche istante, ragazzi. Fatemi accedere alle foto che ho fatto. Ok, questa è la schermata che avrete nel vostro canale YouTube che è abilitato agli abbonamenti, che dice abbonamenti al canale. Ragazzi, scusatemi se faccio qualche errore, ma è un vlog, quindi non faccio tagli. Abbonamento al canale consente ai fan di diventare abbonati del tuo canale tramite pagamenti ricorrenti, quindi mensili da rinnovare nel tempo, non una tantum da fare una sola volta, e di ricevere un badge e l'accesso ai vantaggi. Io sono idoneo, ad esempio, potrei farlo, ma ovviamente non lo faccio perché non rientra nella mia etica. Ad esempio anche sul mio sito internet Tech Best Deals, che proprio a settembre ha avuto il record di accessi contemporanei, non ho mai attivato la pubblicità perché mentre leggete un articolo non voglio che magari vi esca la pubblicità, il banner degli assorbenti o dei preservativi, insomma, cioè a me queste cose non piacciono proprio. Andiamo all'altra foto che ho fatto in cui spiega un po' meglio come funzionano gli abbonamenti. Gli abbonamenti consentiranno ai tuoi fan di ottenere badge, emoji, cioè le faccine personalizzate, e vantaggi riservati agli abbonati a fronte di un pagamento mensile. Questa procedura di configurazione richiede tempo, non affrettarti a completarla prima del lancio di accettare i termini e condizioni. Ok, ok. E ora veniamo a una schermata che, ragazzi, racchiude un po' tutto quello che sta succedendo su YouTube. Allora, passaggio 3, per essere abilitati all'idoneità per attivare gli abbonamenti, richiede annuncia il lancio degli abbonamenti. Ora ve lo leggo più nel dettaglio. Crea un video in cui spieghi perché gli abbonamenti sono importanti per te e quali vantaggi comporteranno per i fan. In questo modo creerai attesa ed entusiasmo nei confronti degli abbonamenti e potrai rispondere alle domande che secondo te potrebbero avere. L'avete letto con attenzione, ragazzi? Avete sentito con attenzione? Quindi il terzo passaggio per attivare gli abbonamenti, cioè è scritto proprio qui, avvia, passaggio 3 non avviato, richiede di realizzare un video esclusivamente dedicato agli abbonamenti. Sono leggermente fuori inquadratura, perdonatemi. Quindi, cosa significa? Significa che tutti quei video che vedete in rete di youtuber che parlano degli abbonamenti, fateli, non cioè sì, di farli perché sì, perché no, che non cambia nulla, eccetera, eccetera, sono fatti solo perché YouTube dice esplicitamente di realizzare un abbonamento per essere idonei. Cioè è il terzo passaggio da eseguire per attivare questa fantastica funzionalità. Quindi questo mi porta a pensare che la maggior parte dei video di youtuber che vanno a sponsorizzare i loro abbonamenti siano tutt'altro che genuini, va? Diciamo così, ma potrei sbagliarmi, chi lo sa. Passiamo alla schermata successiva, ragazzi, che è abbastanza interessante. Qui ci dice quello che dovremo mostrare nel video in cui andremo a parlare degli abbonamenti. Allora, un video ti aiuterà ad attirare abbonati, loro dicono fino a 3,5 volte in più rispetto a quelli che non lo fanno, eccetera, eccetera. Aspetti fondamentali da comunicare. Metti in evidenza il nuovo pulsante abbonati, sai, ancora non si dovesse vedere. Spiega perché gli abbonamenti sono speciali. Illustra i vantaggi che offri e in che modo gli abbonati potranno usufruirne. E infine, questa è la cosa più importante e bella, ragazzi, rassicura i fan che non si abboneranno del fatto che non cambierà nulla. Ci torneremo nella prossima schermata, ragazzi. Poi dice un video a sé stante è in genere la soluzione migliore per avere il massimo del ritorno, no? Passiamo ora alla schermata più importante, anche l'ultima, questa qui.
Crea dei vantaggi per ogni livello di abbonamento. Pensa ai vantaggi esclusivi che premino gli abbonati. I vantaggi offerti da te determinano chi si abbona e a che livello. L'offerta di almeno 3 livelli di prezzo si è rivelata efficace nell'aumentare le entrate. Quindi è YouTube stesso che va a consigliare di porsi in queste fasce di prezzo, creando più livelli di abbonamento. Consiglia magari livello base da 0,90, io dico da 1 euro a 5 euro, livello medio da 5 a 15 euro e livello alto da 15 a 50 euro. E io non so cosa si vada ad offrire per richiedere 50 euro di abbonamento mensili, che sono praticamente 600 euro annui. Allora, qui viene la parte davvero interessante. Le funzionalità che ci permette di avere, che YouTube ci permette di avere verso gli abbonati, ovvero carica i badge fedeltà ed emoji, quindi faccine personalizzate per chi si è iscritto, carica i video e impostali come riservati agli abbonati, quindi chi non è abbonato non può accedere a determinati video. Poi scrivi un post per tutti i livelli nella scheda community del tuo canale, quindi nella tab community, se non siete abbonati, non potete vedere determinati post, e queste ultime due, ragazzi, sono davvero un capolavoro. Imposta la chat come riservata agli abbonati per i live streaming pubblici e inoltre live streaming riservati agli abbonati. Cosa significa? Significa che, avete presente quando io faccio le live in cui apro qualche pacco, ad esempio, ma ci sono youtuber che fanno live ogni giorno quasi, significa che quando faccio queste live, voi, se io avessi gli abbonamenti attivi e voi non foste iscritti, abbonati al mio canale, non potreste assolutamente commentare le mie live. Ragazzi, questa è una cosa davvero schifosa secondo me. Cioè, mettiamo ad esempio un ragazzino di 12 anni che non ha una carta di credito, però mi segue con molto affetto, mi scrive sempre cose belle, eccetera, eccetera, non potrà scrivermi in live solo perché non mi paga. Ora, non penso che questo abbia bisogno di altre parole, no? Penso che di aver già fatto capire un po' quello che volevo intendere. Poi l'ultima cosa, live streaming esclusivi per gli affiliati, per gli abbonati, e questo è esattamente come per i video. Se non siete abbonati non potete né guardare i video né guardare live esclusive per gli abbonati. E anche qui si crea una distinzione tra utenti di serie A e utenti di serie B. Insomma, quando YouTube ci dice espressamente di dire nel nostro video di presentazione degli abbonamenti che per gli abbonati, cioè che per gli iscritti che non pagano nulla non cambierà niente, secondo me è una fetecchia, ragazzi, perché cambia davvero tanto, come avete visto in queste schermate. Ora, questa è la mia opinione, ragazzi. A me non piace chiedere soldi, o almeno non direttamente, cioè non mi piace chiedere e mettere le mani in tasca alle persone che mi seguono. Infatti sul mio sito internet Tech Best Deals non ho la pubblicità attiva, l'unico ricavo che ho sono le pubblicità di YouTube che sono automatiche, che potete vedere oppure no, e anche dai prodotti che recensisco. Quando voi andate a comprarli senza che dobbiate spendere altro, una certa somma, una certa percentuale di quel ricavato va a me, però ovviamente a voi non costa nulla di più rispetto a comprarlo dal sito direttamente. Quindi, ragazzi, per me andare a creare questa distinzione tra utenti serie A, utenti serie B è davvero una cosa penosa, per non dire di peggio. Ora, questa è la mia opinione, ovviamente fino a quando non darò di matto non attiverò gli abbonamenti su questo canale, perché non mi sembra corretto verso chi mi segue da anni e non può pagare un abbonamento fino ai 50 euro, che sono una bella somma ovviamente. Potrei capirlo magari per canali come quelli dei telegiornali importanti come ANSA, ad esempio, che offrono magari contenuti esclusivi che possono offrire solo loro perché appunto testate giornalistiche, ma per uno youtuber che deve solo intrattenere, realizzare contenuti a pagamento, secondo me è un po' esagerato. Cioè, alla fine
se sei uno youtuber medio o grande, con la pubblicità guadagni già abbastanza. E ok ragazzi, nulla, questa è la mia idea. Giusta o sbagliata che sia, resta la mia idea. Voglio sapere ora voi cosa ne pensate di questo, di questi abbonamenti. Perdonatemi se mi sono impappinato un po' di volte, però è un video un po' particolare, sono anche un po' arrabbiato, quindi funziona così. Ragazzi, che dire. Aspetto un vostro commento qui sotto per parlarne insieme. Voglio sapere voi cosa ne pensate, mi interessa sapere la vostra opinione, quindi per capire se io sono pazzo oppure no, parliamone insieme ragazzi. In descrizione video trovate il link per accedere al nostro canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook, sono tutti e tre gratuiti, potete entrare, se vi interessa comprate qualcosa dal canale delle offerte, se non vi interessa non comprate niente, gruppo Facebook entrateci perché è molto interessante. E infine ragazzi, se volete supportarci come sempre ci basta un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dai nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto. Vado a smaltire un po' di nervosismo e vabbè, mi sono sfogato con voi ragazzi, scusatemi, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicts to Games. Ciao ragazzi!